Ciao ragazzi, qui è Marchettino e benvenuti al Los Angeles Auto Show. Oggi vi porto a fare un giro in tutti i padiglioni di questo motor show internazionale. È la prima volta che partecipo al motor show di Los Angeles ed è anche la prima volta che partecipo ad un motor show così lontano da casa. Ci sono tanti padiglioni, tante novità. Beh, come potete vedere qui sono al padiglione Ford e ovviamente i prodotti interessanti non mancano. Quindi iniziamo subito a farci un giretto padiglione per padiglione. Ovviamente qui le case automobilistiche americane giocano in casa, quindi i padiglioni sono giganteschi. Nei motor show europei non vediamo stand così faraonici dei brand americani. Come potete vedere sono qui allo stand della Ford e guardate questa Shelby micidiale. Bellissimo questo cofano, tutto in carbonio. Prototype vehicle, è un prototipo, quindi non è un modello che è in produzione. Bellissimo, guardate anche questo spoiler posteriore con tanti dettagli in carbonio. Ecco, in motor show americani come questo riusciamo a vedere prodotti d'oltreoceano che probabilmente a casa nostra non riusciamo ad ammirare. Questa, lasciatemela dire, è proprio un'americanata. Guardate quanto è mastodontico. Per gli americani è la normalità, anzi qui negli States non è difficile vedere pick-up e SUV con le sospensioni ancora più rialzate di questo. Qui possiamo vedere un'altra Mustang pepata, perché questa qui è una Shelby. E qui possiamo vedere un altro po' di storia della Ford. Grazie al film Ford vs Ferrari possiamo dire che praticamente questo è il momento di Ford. Tutti ne parlano e mi sa che adesso tutti iniziano ad apprezzare un po' di più la Ford GT. Questa qui ho avuto modo di vederla a Goodwood, l'hanno presentata questo giugno, ed è la Ford GT MK2 ed è un giocattolino solo da pista. Non è una macchina da corsa, è un giocattolo da pista per i privati, un po' come ad esempio l'FXXK, la 599XX e così via. Che mostro di macchina! Qui ovviamente le Mustang non mancano, però vi voglio far vedere una Ford che negli ultimi giorni ha destato molto ma molto scalpore e tanta discussione. Eccola qui davanti, la Ford Mustang Mach-E. Si tratta del primo SUV elettrico di Ford, ma ha destato tanta discussione perché questa macchina è stata chiamata con il nome Mustang. Quando noi pensiamo a Mustang pensiamo a un mito che dura da più di 50 anni, una coupé a due porte, bassa, rumorosa, che profuma di benzina. E questo, beh, è completamente l'opposto. Adesso che ce l'ho qui davanti e posso vederla per bene, posso dire che sostanzialmente hanno utilizzato la storia, il fascino, il mito che suscita la parola Mustang per creare un'auto che in realtà non condivide nulla con il nome Mustang, se non appunto il nome. Io non ho ancora capito se questa macchina sarà un successo mondiale o un flop colossale. Solamente il tempo ce lo dirà. Tutto ok, qui c'è solo una Mustang girata. Sto solamente facendo un pisolino. Ditemi che non è uno scherzo. Honda ha fatto veramente questa edizione speciale marchiata Star Wars? Il lato nerd che dentro di me vuole assolutamente una macchina del genere. Questa volta entriamo nello stand della Jeep e questa qui è proprio un'americanata. Mamma mia, che mezzo pazzesco. Stiamo parlando di una Jeep Grand Cherokee con la bellezza di 707 cavalli. Qui abbiamo anche Wrangler e pick-up a non finire. Gli americani vanno decisamente matti per questo genere di veicoli. Pick-up da noi non spopolano più di tanto, ma qui sono tipologie di mezzi che sono decisamente apprezzati. Guardate che bestia, questa Challenger 50 RT fa molto toretto. 6002 V8 EMI, supercharged, bella bestia. Vi voglio dare uno scoop perché finito il motor show, questo Natale Babbo Natale consegnerà i doni con questa. Penso proprio che quest'anno il mio regalo non arriverà in ritardo. Che cosa si sono inventati? Siamo nello stand della Brembo perché qui in esposizione possiamo trovare una Pagani Huayra tutta configurata carbonio a vista con una deliziosa linea color oro che scende sul muso. Negli ultimi anni Pagani sta avendo un successo strepitoso qui negli States, sia con la Huayra che con la Zonda. Guardate da vicino l'attenzione ai dettagli, guardate qui la trama di carbonio, la qualità e l'attenzione che mette Pagani sulle sue macchine è veramente incredibile. Quando parlavo di americanata
alludevo proprio a auto di questo genere. È impressionante, sarà alta? Non lo so neanch'io, cioè io arrivo più o meno a lì dove c'è la lettera F, io sono alto più o meno 1,73 m, quindi direi che è una cosa come 2,5 metri. Oh ragazzi, se c'è una macchina che desidero sentire dal vivo è questa, la Mazda 767B, motore che urla come un dannato. Ah, che bella doppietta che abbiamo qui davanti, due Ford GTR, la vecchia GT40 e l'attuale GT, entrambe con la livrea Golf. Qui passare dalla scala 1 a 8 ad 1 a 1 è un attimo. Sì, quella che vedete qui davanti a me è una Bugatti Chiron costruita interamente con mattoncini Lego. Questo mega modellino ha dei motorini elettrici, quindi si muove. Ovviamente può fare pochi metri, però tecnicamente è una macchina marciante. Se ve lo state chiedendo, sono stati utilizzati più di 1 milione, sì, ho detto 1 milione di mattoncini Lego. Gomme cerchi sono veri, della Bugatti Chiron. Sono state impiegate più di 13.500 ore dallo sketch, dalla progettazione fino alla realizzazione di questo modellino che può marciare fino a 20 km/h. Probabilmente costa come una Chiron vera considerati i prezzi dei Lego. Guardate che figata, io con questo touch posso comandare le funzioni della macchina, come ad esempio, vedete? Adesso lo rompo, ne sono certo. Tac. No ragazzi, non siamo a Milano ma siamo ancora a Los Angeles, perché una delle macchine più da bauscia è sbarcata qui oltreoceano. Infatti ecco qui davanti a me la nuova generazione di Audi RS6 che per la prima volta è disponibile in America. Beh, sicuramente a Milano e in Nord Italia ne venderanno a vagonate, ma ho come l'impressione che sarà un successone anche qui negli States. Se siete arrivati lunghi e non riuscite a comprarvi la Urus, beh, è appena arrivata sul mercato l'alternativa molto simile ma con un prezzo un po' più contenuto. La nuova Audi RS4. Devo dire, dal vivo è molto grintosa, minacciosa, un po' meno squadrata della Urus. Bello in questo colore. Qui abbiamo un V8 4 litri biturbo, stesso motore dell'Urus. Qui produce 600 cavalli e 800 Nm di coppia ed è tutto fuorché lenta, perché comunque sia stiamo parlando di un SUV che scatta 0 a 100 in 3 secondi 8 e a 0 a 200 in 13.7 secondi. Quindi non è neanche così tanto più lenta della sorella Urus. Un brand di cui si parla poco in Europa e ovviamente anche in Italia è Lincoln, semplicemente perché questo brand non è presente in Europa, vende principalmente sul mercato americano. E questa, mamma mia quanto è grande questo, devo farmi indietro perché non riesco a starci dentro col grandangolo. E sostanzialmente Lincoln produce macchine di fascia medio-alta, andandosi a collocare in una gamma premium. Siamo negli Stati Uniti, quindi questa qui non è una Honda ma è una Acura. Ho avuto l'occasione un paio di settimane fa di girare su questa macchina quando era a Las Vegas. Devo darvi un parere onesto, questa macchina mi ha deluso non poco. A vederla qui, specialmente con questa configurazione, la trovo molto bella e affascinante, però il problema è che da guidare non mi ha colpito particolarmente. E poi, nota dolente, gli interni hanno una qualità veramente bassa a mio avviso, specialmente per il prezzo e nella fascia in cui si è collocata. Fa sempre piacere avere davanti a me una M. Qui facciamo un giro nello stand BMW. Qui ci sono M a non finire. Guardate questa M8 verniciata blu opaca con tutti i particolari in carbonio a vista, meravigliosa. Qui invece abbiamo una M5, colorazione molto particolare per questo tipo di macchina. Ho visto tante M3, M4 colorate così, ma su un M5, oddio, no, non la prenderei mai di questo colore. Questo colore qui fa assolutamente paura. Qui abbiamo davanti un M8 Gran Coupé, questo colore che è una specie di vinaccia, bellissima, colore approvato in pieno, calza a pennello con questi reni mega giganti, nero lucido anche qui, altri particolari in carbonio a vista. Che bella, mi piace la configurazione.
Ragazzi, qui davanti abbiamo un prodotto molto ma molto interessante per il mio palato. La nuova M2CS. Io quando ho avuto in prova l'M2 Competition manuale ne sono rimasto molto ma molto soddisfatto. E anche questa qui ha il cambio manuale. Mamma mia che bella. Trassura di sportività questo interno, mi piace assai. Bello il volante in Alcantara. Bellissima. Io spero proprio di riuscire a fare una bella prova, magari in pista, con la nuova M2CS. E qui mi sento a casa. Direi che un girettino nello stand Alfa è più che d'obbligo. Questa quadrifoglio di questo blu, mamma mia, stupenda. Come potete vedere al cambio al volante, purtroppo la produzione di Giulia Quadrifoglio col cambio manuale è cessata, quindi d'ora in avanti saranno prodotte solo con il cambio al volante. Bella anche l'accostamento di vernice blu con queste pinze gialle e il cerchio argento. E no ragazzi, Alfa Romeo non ha introdotto questo colore a listino. Quella che vedete è un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio utilizzata in Six Underground, una produzione di Michael Bay, dove hanno fatto tante riprese con tante esplosioni e cappottamenti utilizzando questa macchina qui. In realtà ne hanno utilizzate diverse perché durante la produzione del film alcuni modelli li hanno danneggiati o addirittura distrutti. Un'altra macchina che ha fatto discutere veramente tanto gli appassionati e puristi è questa qui, la nuova generazione di Corvette. Corvette ha voluto fare il salto di qualità, passando da una super sportiva più a uno supercar a mio avviso. Ma d'altro canto c'è da dire che questa macchina ha fatto arrabbiare molti puristi per diversi motivi. Beh, prima di tutto il cambio manuale non è più disponibile e secondo, per la prima volta nella storia di Corvette abbiamo un modello con il motore centrale e non più il motore anteriore. D'altro canto, almeno la nota positiva è che il motore è sempre aspirato. Stiamo parlando di un 6002 V8 da ben 500 cavalli e stiamo parlando del modello entry level. Immaginatevi che cosa saranno le versioni Z06 e ZR1. Qui la situazione inizia a farsi piuttosto interessante. Guardate che Supra qui dietro. Mi trovo nello stand Toyota e guardate qui che Supra pepato davanti a me. Questo qui è un prodotto ufficiale Toyota, l'ha fatto la casa madre. Come potete vedere qui, questa macchina è un prototipo. Interessante vedere che Toyota sta pensando di fare una versione ancora più cattiva e minacciosa della quinta generazione di Supra. Io personalmente non la trovo malvagia. E adesso che la Maserati Gran Turismo è uscita di produzione, posso dire che la Nissan GT-R R35 è una delle supercar più vecchie ancora in produzione. Forse sarebbe ora che Nissan si muovesse a tirare fuori una nuova generazione. Questa qui è un'edizione speciale che si chiama 50° anniversario e sostanzialmente l'unica novità che porta questa edizione è questa striscia sul cofano. Come si suol dire, last but not least, forse è questa l'auto più discussa del salone. Purtroppo non è nemmeno in esposizione, l'hanno portata per un veloce evento di lancio e poi sparita. Non è un veicolo di Minecraft e nemmeno il disegno che avete fatto in seconda elementare. Questa è la nuova Tesla Cybertruck. Elon Musk stupisce nuovamente tutti, questa volta con un pick-up elettrico dal look decisamente bambinesco. Mi chiedo se da qui a fine 2021, cioè potenziale messa in produzione, il look verrà stravolto oppure no per l'omologazione. 3 modelli disponibili con 1, 2 o 3 motori elettrici con uno 0-100 che scende fino a 2 secondi e 9 con un'autonomia dichiarata di circa 800 km. Prezzi a partire da circa 36.000 euro con la possibilità di preordinarla versando una caparra di soli $100. In questo modo già oltre 200.000 persone hanno espresso il loro interesse per un'auto che onestamente non si sa nemmeno se arriverà in produzione. Ed è per questo motivo che secondo me Musk è semplicemente un genio. Bene ragazzi, mi sono fatto a piedi tutti i padiglioni, vi ho fatto vedere tutte le novità e cose interessanti di questo motor show di Los Angeles. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!